C'era una volta, nell'epoca sfavillante dei ruggenti anni '20, un giovane italiano di nome Rodolfo Guglielmi, destinato a diventare un'icona del cinema muto e il primo Latin lover del grande schermo. Qualche tempo fa, attraverso una ricerca che non compete negli ambiti comici, mi sono tuffato in alcuni personaggi particolari, magari distanti alla comicità, ma che mi hanno coinvolto. Valentino è un personaggio che dopo una gaffe che ho fatto mi ha incuriosito talmente tanto che mi sono tuffato nella sua ricerca. Una settimana, 24 ore al giorno a cercare tutto su di lui. Ho scoperto cose incredibili, ma forse è meglio che ve le racconto. Ciao, io sono Dandy Danno e insieme a DivaG siamo due comici visuali ed esperti di comicità. Infatti questo canale è riservato a questo, ma oggi vi vogliamo far conoscere un personaggio incredibile che di comico non ha nulla. Rodolfo Guglielmi, in arte Rudy Valentino, fu interprete del fervore scatenato e disinibito che animò i ruggenti anni '20, l'età del jazz, del charleston, dei grammofoni e dell'emancipazione femminile. La sua storia inizia lontano dalle luci di Hollywood, nella pittoresca Castellaneta, una cittadina tra le colline della Puglia. Rodolfo, noto agli americani come Rudy Valentino, emigrò negli Stati Uniti in cerca di fortuna all'età di soli 18 anni, dopo una breve esperienza come ballerino in Francia. Il suo viaggio, intrapreso con una valigia carica di sogni e determinazione, lo portò ad attraversare l'oceano a sbarcare nella frenetica New York degli anni '10. Il giovane Rodolfo sperimentò lavori di ogni tipo, tra cameriere e giardinieri, ma questo per capire le dinamiche del mondo dello spettacolo. Sapeva che lo aspettava la diffidenza degli americani, sì, all'epoca spaghetti o maccheroni, come oltreoceano erano chiamati con diffidenza gli immigrati italiani. La stessa diffidenza riservata a chi era privo del pedigree dei cosiddetti WASP. La svolta avvenne quando nel 1917 decise di seguire le luci accecanti di Hollywood, la mecca del cinema. Grazie all'incontro con il regista Rex Ingram, Valentino cominciò ad emergere dal mare degli aspiranti attori. Ma il cammino del suo successo non fu privo di ostacoli. La sua bellezza, affascinante e inconfondibile, generò gelosia e rivalità nel competitivo mondo cinematografico dell'epoca. Rudolf, in versione a stelle e strisce, aveva però un asso da giocare. Il fascino esotico, debordante di sentimento, sensualità. Era un macho. Era il candidato ideale per rappresentare il mascalzone latino. Lo Star System, lo Studio System, l'insieme delle case di produzione americane lo capì al volo e in brevissimo tempo lo fece entrare nel novero delle star. Il debutto di Valentino avvenne con un tango appassionato sul set dei Quattro Cavalieri dell'Apocalisse nel 1921. Da lì la sua carriera fu un crescendo inarrestabile, passando attraverso film esotici come Lo Sceicco e Sangue e Arena. Rudy incarnava il Latin lover ideale, con uno sguardo magnetico e un fascino ambivalente che conquistava sia donne che uomini, anche se la sua vita privata era avvolta da un alone di mistero. Il fascino valentino non conosceva confini, tanto che il suo stile e i look unici ispirarono una vera e propria moda. Lontano dalle luci della ribalta, Rodolfo era anche un uomo complesso, con un lato malinconico e inquieto, testimoniato dalle sue poesie e dalla corrispondenza affettuosa con sua madre. Il suo improvviso successo lanciò anche una moda, il look alla Valentino, capelli brillantinati, sopracciglia depilate, orologio da polso. Sì, e fino ad allora lo usavano solo le donne. La vita privata contribuiva ad alimentare il suo mito. Era giovane ed era amante delle notti folli, del lusso e del divertimento. Era il dandy europeo che piaceva all'America e la sua casa hollywoodiana si riempì di oggetti d'arte, mobili antichi e di valore, armi, arazzi. Ma il Latin lover aveva anche come
Molti grandi seduttori un lato malinconico e inquieto. Lo dimostrano le sue poesie e la corrispondenza con la madre, alla cui era legatissimo e a cui raccontò la fascinazione per l'America, ma anche il senso di isolamento e nostalgia che talvolta lo attanagliava facendolo sentire solo e smarrito. La sua carriera e vita amorosa furono altrettanto intense, dal matrimonio lampo con Jean Hacker alla tumultuosa unione con Natasha Rambova. Navigò tra le tempeste della Hollywood dorata. Qualcuno ha ipotizzato che il fascino malinconico di Rudy fosse legato alla sua omosessualità. Che seducesse le donne è un fatto, ma gli uomini? Ai tempi, il suo aspetto ambiguo fu sottolineato malignamente dal quotidiano Chicago Tribune, che lo soprannominò Piumino da Cipria. Il dibattito tra gli storici è ancora aperto. Non ci sono documenti che attestino la sua omosessualità, solo rumors, pettegolezzi e dichiarazioni più o meno attendibili. Il mito della sua omosessualità si alimentò soprattutto dopo la morte, quando presero a circolare i suoi presunti diari segreti. E si accrebbe dopo il 1958, quando Kenneth Anger pubblicò Hollywood Babilonia, un libro provocatorio che raccontava l'indiscrezione sul mondo del cinema. Vi si alludeva a un vibratore regalato da Rodolfo Valentino a Ramon Novarro, suo rivale sul set e altro Latin Lover. Tutto falso? Ma sicuramente in un'epoca bigotta queste suggestioni amplificarono il mito di un personaggio già leggendario. Altrettanto leggendari furono i suoi burrascosi rapporti con le compagne di vita. Alla morte della madre, nel 1918, conobbe la sua prima moglie, Jean Hacker, in occasione di una festa danzante a Los Angeles. I due si sposarono un anno dopo, ma fu un matrimonio lampo. Dopo appena un mese si separarono senza aver consumato, dissero. Si dice anche che la notte stessa del matrimonio litigarono e da lì non si videro più, dissero. Poco dopo, sul set di Camille, nel 1921, Rodolfo incontrò Natasha Rambova, ballerina e costumista statunitense, con un nome d'arte simile al russo, destinata a diventare la seconda moglie. Otto giorni dopo il secondo matrimonio, Rudy fu arrestato per bigamia. Sì, la legge californiana obbligava i divorziati a non risposarsi prima di un anno dalla sentenza. La coppia si vide annullato il matrimonio e solo l'anno seguente poté celebrare l'unione, che fu anche artistica. Nonostante sia stata spesso descritta come un'arpia che manipolava Rodolfo per le proprie ambizioni, la Rambova voleva che il marito fosse valorizzato, interpretando personaggi di maggior spessore. Così, commenta uno storico del cinema come Lovisio, Valentino condusse di fatto una lotta in difesa della propria dignità artistica, che lo mise in conflitto con la casa di produzione, la Paramount, stando oltre un anno lontano dal set prima di approdare alla United Artists, che vietò per contratto alla moglie di intervenire nelle scelte artistiche del marito. Così i due si separarono. Il suo viaggio la portò anche in Italia, ma il ritorno in patria fu segnato da polemiche e accuse di tradimento nei confronti della nazione. Negli stessi anni il fenomeno Rudy, in ritardo rispetto al resto d'Europa, dove l'attore ormai era osannato, specie in Inghilterra e in Francia, approdò anche in Italia. Nel 25 Valentino fece un viaggio chiedendo a Mussolini di essere ricevuto. Il duce rifiutò. La contemporanea decisione di Rudy di chiedere la naturalizzazione americana nell'Italia fascista e nazionalista non fu priva di conseguenze. I giornali montarono una campagna diffamatoria che provocò risse nei cinema e volantinaggi contro il traditore della patria, che inaugurò così il suo ultimo anno di vita. Tuttavia il destino riservò a Valentino un epilogo prematuro e avvolto nell'enigma.
Logorato da eccessi e pressione degli studios, fu colpito da appendicite. Per di più, fu vittima di quella che oggi definiremo malasanità. L'infiammazione degenerò in peritonite che non fu ben curata e il 23 agosto del 26 Rudy morì. Lo shock fu talmente grande che circolarono voci incontrollate su quella morte e si parlò di omicidio, si fecero allusioni alla mafia, ipotizzando che potesse averlo ucciso il marito di una sua amante. In realtà si trattò di una prosaica setticemia. George Weah profetizzò tristemente la morte di Rodolfo Valentino in una seduta tenuta con la Rambova e la sua famiglia nel loro castello sulla Costa Azzurra. Questa profezia si sarebbe avverata solo pochi giorni prima della morte di Valentino e il sensitivo avrebbe scritto un resoconto dettagliato di questa seduta. I giornali, non solo quelli di gossip, a lungo non parlarono d'altro. Il lutto mediatico era incredibile. Si parlò persino di suicidio tra le fan. In verità ci fu un solo caso, a Londra, una donna trovata morta nel suo letto con le foto di Valentino. Un aereo sparse petali di rosa lungo il tragitto funebre. L'anno successivo, l'avvento del sonoro avrebbe spedito sul viale del tramonto molti rivali di Rudy, ma lui, con la sua quarantina di film, era già entrato nel mito. Spero di averti dato omaggio, Rudy. Io vi aspetto al prossimo nuovo video.